Ciao e benvenuti in Blue Spin Art. Con questo video oggi intendo farvi vedere come ho personalizzato il mio angolo lavanderia. Questo è già il risultato finale. Vi lascio a questo punto alle slide che seguono per spiegarvi da dove sono partita, quali difficoltà ho dovuto affrontare e quali sono i paletti che ho dovuto rispettare per questa composizione. Come prima cosa va detto che ci sono dei fattori a cui ho dovuto tener conto. Il primo è che dietro questo muro non posso purtroppo forare. La lavatrice è stata posizionata in un angolo dove in origine c'era un doccino, quindi questo muro nasconde la parte idraulica precedente. È un muro ricompattato e quindi per ovvie ragioni non posso trapanare. Secondo punto, è un angolo di bagno soggetto a delle piccole muffe e infiltrazioni. Non è niente di grave, però ho dovuto tenere conto di avere la massima areazione intorno all'elettrodomestico e quindi non potevo assolutamente prevedere un mobile ad incasso. Come sapete, in commercio esistono varie ipotesi per arredare questo angolo. Vi sono già dei mobili a incasso oppure anche delle strutture precostituite che si sviluppano ad arco con delle mensole già stabilite. Ecco, francamente non erano molto di mio gusto. Questo angolo è particolarmente personalizzato e quindi avevo intenzione di renderlo in ogni caso carino, quindi dare un complemento d'arredo che potesse ovviamente anche essere di stile e di gusto. Ho dovuto anche tener conto di alcuni fattori e quindi non è stato facile pensare a come poterlo realizzare. Qui lo vedete, come dicevo, nella fase finale e ora nelle slide successive vi faccio vedere passo per passo da dove sono partita. L'esigenza invece che avevo è stata soprattutto quella di avere un riempimento carino che potesse arredare quest'angolo, quindi un punto di appoggio e soprattutto anche un punto di appoggio proprio sull'elettrodomestico che mi nascondesse la parte per così dire retro che creava questo spazio dal muro e quindi chiuderla in modo carino, anche se non d'incasso, che potesse in qualche modo darmi il senso della compattezza e del mobile. Vi faccio vedere quindi da dove sono partita. Lo sviluppo dell'idea è nata da questi due mobiletti che già avevo posizionato in sospensione. Sono due mobiletti Ikea, il colore è quello verde grigio, novità appunto di abbastanza recente, e partendo da questo gusto ho poi preso come suggerimento per dar forma anche al resto. I due mobiletti in questione hanno già per loro struttura la presenza di questi, non so se riesco a farvi notare, di queste possibilità di aggancio 1, 2, 3 e 4 perché prevedono una composizione più numerosa e quindi sono dei fori già precostituiti dell'elemento. Partendo da questi fori si è avuta l'idea di agganciare dei tondini filettati
che si inseriscono, appunto avvitandoli, direttamente dei vani del mobiletto. Questo mi ha permesso di evitare i fori sul muro, così come vi dicevo inizialmente che non potevo realizzare, e riuscire a sospendere una prima mensola. In realtà questa mensola è stata posizionata dopo al piano di appoggio principale, perché dal primissimo tondino più esterno si è rispettata una lunghezza e si è fatto in modo, spostiamo il vaso, di ancorarla direttamente al piano di appoggio sopra la lavatrice. Come potete notare, esattamente dello stesso gusto, questi sono dei complementi di arredo presi proprio nella stessa serie che IKEA vi suggeriva. Sono di fatto delle antine di un altro mobile di misure diverse che io ho posizionato come fossero per l'appunto dei piani di appoggio. Aver quindi fissato un primo piano di appoggio mi ha dato la possibilità di ancorare e delineare il secondo appoggio. Questo primissimo, appunto, questa primissima superficie è stata sì ancorata con il filetto e, come potete vedere, un dadino superiore e un altro è interno sotto. In fondo là vedete che luccica. Ovviamente però, essendo l'unico angolo che ha un punto di ancoraggio, abbiamo dovuto inserire sul muro una piccolissima squadretta che potesse per l'appunto dare un basamento. Non è stata una scelta obbligata prenderlo di grosse dimensioni, perché avendo già la struttura principale che teneva ben saldo il piano, è stato sufficiente inserire queste piccole squadrette. Quindi, tutto sommato, gli elementi che io ho utilizzato: tondino filettato, mensolina di una misura diversa che di fatto riprende lo stesso gusto che avevo inizialmente, e mensola più grossa che altro non è, come dicevo, di un'altra antina di un mobiletto più ampio. Sono bastati questi pochi elementi per darvi un insieme decisamente di stile. Vi lascio così alle restanti slide, dove in qualche modo vi riassumo la lavorazione svolta.
Tutto il bagno ha così preso finalmente forma e personalità così come l'avevo ipotizzato. Sul mio canale troverete anche la descrizione di come ho realizzato questo murales e per gli occhi più attenti noterete che ho dato un'ulteriore ripassata alle foglie con un verde tendenzialmente più salvia, questo per dare omogeneità a tutto il mio bellissimo bagnetto. Buono spin e alla prossima! Ciao da Fulvia!